LinkedIn è diventata la nuova chat di incontri. L'abbiamo visto nel precedente video, link qui sotto. Adesso vediamo 5 punti del nostro profilo da mettere a posto in modo da mantenerlo chiaramente super professionale, ma anche adatto forse a qualcosina di differente. Allora, la prima cosa chiaramente è la foto profilo. Tutti abbiamo una foto un pochino da carta di identità, o almeno al 90% dei casi, o addirittura da arresto di polizia di Miami. Quindi no, gioia, no. Allora, un bel primo piano, un piano americano, assolutamente un sorriso, un mezzo sorriso, un'aria accogliente, ma soprattutto non il fondo neutro. Fotografiamoci in un fondo carino, arredato e accogliente. Questo darà di noi lo stesso un'immagine professionale, ma nel contempo quella piccola apertura in più che potrebbe fare la differenza fra un messaggio simpatico e un messaggio neutro. Il titolo professionale, allora sicuramente non inventiamoci lauree o competenze che non abbiamo, però all'interno di quella che è la descrizione dei nostri studi e del nostro curriculum mettiamo anche qualcosa di aggiuntivo, cioè esperto di marketing va benissimo, ma aggiungiamo magari anche appassionato di viaggi. Questo ci servirà nel curriculum professionale perché darà di noi l'impressione di una persona sicuramente adatta ai cambiamenti, una persona che non ha problemi a viaggiare, a muoversi o a fare cambiamenti, e nel contempo sfaccetta un attimino di più quello che un'altra persona può sapere di noi guardando appunto quello che è il nostro curriculum di base. Le esperienze lavorative. Spesso e volentieri non aggiungiamo nel curriculum cose che non riteniamo pertinenti al nostro attuale lavoro o a un futuro upgrade professionale. Ebbene, se abbiamo fatto una campagna di scavi in Namibia, ma perché non dirlo? È una cosa carina, interessante, chissà, potrebbe anche servire dal punto di vista lavorativo, ma sicuramente per chi sta guardando il nostro profilo fa di noi una persona non monolitica, e questo è sempre a prescindere una cosa molto graziosa. Le competenze. Non necessariamente tutte le competenze anche qui devono coincidere con il nostro curriculum. Se siamo degustatori ONAF, sì, ok, sono i degustatori di formaggi, adesso lo sapete. Bene, è comunque una competenza che abbiamo, anche se facciamo l'avvocato. Sa mai che un domani, che ne so, la Galbani decida di averci come avvocato proprio guardando quella piccola competenza in più, e magari qualche altro appassionato di formaggi potrebbe dirci, beh, non lo so, c'è il Festival dei Formaggi in Franciacorta, possiamo andare assieme. Quindi in un modo molto delicato, molto carino, apriamo man mano delle porte. Le raccomandazioni, le approvazioni, ma soprattutto quello che è il costruire una rete. La rete cosa vuol dire? Vuol dire che in LinkedIn c'è la possibilità di ampliare la propria rete di conoscenze, ma soprattutto di confermare competenze e di scrivere delle raccomandazioni alle altre persone. Bene, utilizziamo questo mezzo prima di tutto per far crescere realmente la nostra rete di conoscenze, che è sempre una cosa buona e utile. Se conosciamo le persone con cui siamo connessi e ci abbiamo lavorato, 2 parole carine, non ci costa niente scriverle. Se non conosciamo queste persone, ma per qualche motivo il lavoro o la persona stessa può anche essere ci ha attirato, andiamo a vedere che cosa fa, e se magari c'è qualcosa di relativo al suo lavoro, facciamo i complimenti. È una piccola cortesia che a prescindere non costa nulla e appunto potrebbe portare anche qualcosa di buono inaspettatamente, magari anche mesi dopo. Quindi siamo sempre gentili. Ecco, questa è forse la 6ª regola non scritta che dovrebbe valere comunque sempre. Siamo gentili. Allora, siamo gentili nell'approcciarci alle persone, siamo educati, non siamo invasivi. Se su qualcuno c'è, tra virgolette, cascato l'occhio, come può essere successo su altri social in cui è più facile e normale l'approccio, bene, approcciamo, ma appunto con delicatezza, magari essendo appunto un social lavorativo, facendo un complimento sul lavoro e inizialmente con calma e tranquillità parlando del lavoro.
In seconda istanza, se qualcuno si approccia a noi, non siamo scortesi a prescindere, anche se non ci interessa quello che ha da dirci in quel momento o se l'approccio dell'altra persona lo troviamo un pelino fuori luogo. Ci sono moltissimi modi per dirlo in educazione. Quindi forza e coraggio, diamo un bellissimo refresh al nostro profilo, ci servirà sicuramente per acquisire nuovo sprint, per riprendere magari in mano una piattaforma un pochino abbandonata, chissà potrebbe muoverci anche lavorativamente e poi, come si è detto, potrebbe essere il nostro nuovo Cupido. Non preoccupiamoci da dove arrivano le cose, quando il destino ha da fare, le fa arrivare anche da posti inaspettati, credetemi. Se vi è piaciuto il video commentate se è successo anche a voi e che cosa invece aggiungereste o cambiereste del vostro profilo. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere, perché comunque sta diventando veramente un bel gruppetto di persone che si confrontano e sul confronto i commenti fanno sempre piacere. La campanella, mi raccomando, perché tramite la campanella vi arriverà una piccola notifica non invasiva di quello che man mano postiamo e che abbiamo il piacere di condividere. Grazie, un abbraccio.